Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti, quindi nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici in blocco e nella seconda parte vedremo la scansione temporale degli eventi. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Ok. Abbiamo il matto e la stella. Bellissime carte, devo dire. Mi parlano di speranza, mi parlano di una nuova fiducia che si acquisirà magari in un progetto, in un sogno, nella vita più semplicemente. La carta del matto è un arcano numero 0, quindi parla di chiusura di cicli e inizio di cicli nuovi. E mi parla anche di quella che è la bontà d'animo, l'entusiasmo, per certi versi anche un po' l'impulsività. Mentre la stella ha un richiamo a quello che sono i sogni, sia quelli ad occhi aperti sia quelli ad occhi chiusi. E parla comunque anche di guarigione. Quindi qui sento che ci sarà un movimento verso quello che è un vostro sogno. Potrebbe essere un sogno di coppia nel caso abbiate qualcuno o un vostro sogno particolare. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. Nella descrizione del video, qui sotto, aprendo la tendina, trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cominciamo con la carta del diavolo, ragazzi. Abbiamo un 9 di spade e un principe di coppe. Wow! Allora, io credo che ci sia la necessità di lasciar andare determinati tipi di attaccamenti, di pensieri, di ansie. Credo che nella seconda parte del 2022 ci sarà questo prendere un respiro fondamentalmente. Il 9 di spade mi parla proprio di quello, cioè si va verso la fine di tutto quello che era la preoccupazione, i pensieri, okay? C'è un po' questo diavolo che non mi piace tanto sinceramente, mi parla di un po' di tossicità. Fate attenzione perché per qualcuno potrebbe riguardare quello che è il controllo, potrebbe riguardare qualche tipo di dipendenza, potrebbe riguardare qualche tipo di illecito magari anche per qualcuno. O più semplicemente potrebbe parlare di quelli che sono i condizionamenti mentali. Datemi un'altra carta per il diavolo, grazie. Probabilmente è un cavallo di denari. Probabilmente qui c'è qualcuno intorno a voi che vi crea questo condizionamento del diavolo. Guardate, in realtà avete anche quello che è un cavaliere di coppe. Quindi potrebbe essere il cavaliere di coppe normalmente rappresenta quello che è l'innamorato, no, oppure potrebbe anche rappresentare che c'è qualcuno che vuole venire a farvi un'offerta, vuole venire a proporvi questa coppa. Anche se sento che questa è un'energia che è già presente e penso che questo diavolo faccia riferimento a questo principe di coppe. Quindi per molte persone si tratta di togliersi da questo condizionamento. Io credo che anche il diavolo, o comunque l'energia del diavolo, se non la state ancora percependo, la per la aiuto, mi sto incastrando, arriverà insomma. In quello che è la seconda parte del 2022 io credo che molte persone si renderanno conto di che cosa è tossico, di che cosa sono i condizionamenti per loro, per voi.
e credo veramente, poi andremo a vedere dopo meglio, però che arrivino da parte di questo cavaliere di coppe. Guardate la stella un'altra volta, abbiamo un 8 di pentacoli e un 3 di bastoni. Io credo che qui il punto sia porsi un obiettivo. C'è una sorta di indecisione, c'è una sorta di pensiero, come vi posso dire, che io qua sento che c'è un'energia piuttosto pesante. Potrebbero per molti essere preoccupazioni inerenti al lavoro che comunque influiscono a quello che è la sfera emotiva, ok? Però ecco, fate attenzione ai condizionamenti che arrivano da altre persone. È un cavaliere di denari, quindi potrebbe essere un segno di terra, ok? Quindi Toro, Vergine o Capricorno. Non è magari così per tutti, però ecco, quello che vi posso dire di questo diavolo in più è quello. C'è qualche sorta di blocco, di chiusura. Vi ricordo che comunque quando c'è il diavolo è una schiavitù volontaria, quindi siete voi che state decidendo di rimanere lì. Comunque, la seconda parte della stesi in realtà è molto bella perché abbiamo la carta della stella e qui veramente mi parla di quello che è l'obiettivo, la speranza. C'è qualcuno che in fondo al cuore sente ancora che c'è qualche cosa da poter fare, che quella è la strada giusta, insomma. Per molte persone potrebbe essere che il lavoro possa essere un motivo di screzio, un motivo di conflitto, se avete una relazione, magari avete poco tempo da dedicare alla relazione per questioni lavorative. E vedo che comunque c'è anche questo 3 di bastoni che mi parla di un nuovo progetto. Potrebbe essere un nuovo progetto con la vostra persona di interesse o un vostro progetto per conto vostro. Considerato che anche qui avete la stella, io sento che è fortemente un sogno vostro. Allora, poi abbiamo la carta della morte, la carta del fante di bastoni, fante di spade e il 2 di coppe. Quindi vi dico che nel caso non abbiate nessuno, la fine della stesa finisce con questo 2 di coppe bellissimo, quindi mi dà un sacco di speranze in realtà. Quello che sì vi vuol dire la morte è che c'è qualche cosa, qualche tipo di atteggiamento, e sento che qui entra in gioco il diavolo, che va tagliato. Potrebbe essere un atteggiamento di egoismo, un atteggiamento di controllo, perché qui abbiamo due fanti che comunque quando c'è un diavolo in mezzo tendono sempre a esprimere il lato peggiore, diciamo. Ok, quindi guardate, per qualcuno questi due fanti potrebbero rappresentare dei figli, quindi il fatto che si debba creare qualche tipo di movimento intorno ai figli. Movimento intendo perché la morte parla di rinascita e qui avete un arcano numero 0 che parla di nuovi inizi, quindi è come se per certi versi ci dovesse essere una sorta di cambio di attitudine. Questo diavolo qui, che per molti potrebbe essere una tendenza che andrete ad acquisire, sento che fa riferimento proprio a quello che è il controllo sulla situazione, sulla relazione. Sulla relazione sento per molti, perché comunque avete questo cavaliere di coppe, ok? Quindi sento che per molti risuona come una relazione già consolidata. Nel caso non abbiate nessuno, è un po' un suggerimento a non controllare magari troppo l'altra persona, a non essere troppo o bianco o nero, insomma. È un po' un invito a essere flessibili, mi verrebbe da dire. Comunque finiamo la stesa con questo 2 di coppe, ok? Quindi ho sbagliato mazzo, quindi il 2 di coppe mi fa ben sperare, nel senso che parla di un'unione felice, parla di quello che è un compromesso, un accordo, quindi sia nel caso che non abbiate nessuno, sia nel caso in cui abbiate qualcuno, comunque c'è quello che è l'armonia, ok? Alla fine di questo periodo. Va bene, andiamo a vedere mese per mese. Andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più. Andiamo a vedere
come si muoveranno le cose. Vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se qualche cosa per caso dovesse venire fuori a luglio, per qualcuno potrebbe essere che venga fuori a luglio, per qualcun altro magari a agosto-settembre, e per qualcun altro ancora magari è già successo, ok? Allora, si parte con la carta della forza, asso di denari e di nuovo la carta del matto, bellissimo. Allora, direi che luglio, agosto e settembre sono 3 mesi che vi danno la forza, troverete il coraggio, sento, verso luglio, probabilmente a prendere quella decisione, probabilmente a decidervi, probabilmente a buttarvi, ok? O semplicemente magari sarà una questione di apertura del cuore, si trova il coraggio di fare qualcosa, ok? Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. L'asso di pentacoli mi parla di nuovi inizi, che in questo caso sono concreti, diciamo verso agosto, ok? E anche il matto qui, che è a settembre, parla comunque di nuovi inizi. In teoria sento che, diciamo così, il quarzo che questa figura tiene in mano rappresenta quello che è una guida di tipo superiore, e vi ricordo che avete anche la stella che parla proprio di qualcuno che canalizza attraverso i sogni, attraverso quelle che sono proprio le vibrazioni superiori. Quindi per certi versi sento che sarete molto ispirati verso questo nuovo inizio, verso questa nuova concretezza all'interno della relazione. Andiamo a vedere ottobre, novembre e dicembre. Ottobre, novembre e dicembre. Quindi diciamo che alla fine dell'anno, gli ultimi 3 mesi, non sono proprio tutti rose e fiori. Vedo che comunque verso ottobre potrebbe esserci una delusione da parte di qualcuno. Potrebbero essere questi pensieri che vediamo qui, oppure questo 3 di spade potrebbe essere rappresentato dalla carta della morte qui, perché comunque quando arriva l'arcano della morte è vero che sono cambiamenti che servono per stare meglio, ma comunque sono cambiamenti che provocano una sofferenza, e lo posso rivedere qui, ok? Il re di spade potrebbe essere qualcuno che entra nella vostra vita, nel caso non abbiate nessuno, quindi verso novembre. Potrebbe rappresentare una vostra attitudine mentale, il cercare di fare ordine. Diciamo che poi sono 2 carte un po' contrastanti, nel senso, se si parla di ordine mentale, sento che con il 5 di spade non c'è tanto, ma se si parla di attaccamento alle regole, di controllo, di un padre anche, perché magari per qualcuno la relazione in questione è con un padre, e quindi io qui vedrei questo diavolo, ok? Sì, sento che appunto può far riferimento a quello che è questa attitudine di maneggiare, di controllare fondamentalmente il proprio intorno, il proprio il proprio spazio. Andiamo a vedere carta per carta, così vi dico qualcosa in più. La forza, abbiamo un asso di coppe, un cavaliere di spade al contrario e la morte al contrario, che avevate già qui. Allora, io credo che questa carta della forza mi parli di apertura del cuore, perché qui abbiamo anche un asso di coppe, quindi potrebbe essere che qui questo cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona con la quale fondamentalmente si sta tagliando. Sento che per qualcuno è come se fosse alleviato da questo tipo di taglio, dal fatto che, perché comunque il cavaliere di spade è al contrario, qui qualcuno se ne va. Potreste essere voi o potrebbe essere l'altra persona. Diciamo che qui può essere una cosa maturata a livello emotivo, visto che abbiamo un asso di coppe, però qui, adesso andiamo a vedere l'asso di denari, potrebbe essere una cosa elaborata da un punto di vista concreto, fisico, quindi se qui state pensando di andarvene, qui ve ne andate. Abbiamo l'imperatore, abbiamo un 4 di pentacoli, il 3 di coppe e un 3 di
Denari. In realtà, guardate, c'è molta stabilità con questo asso di denari. C'è l'imperatore. Potrebbe essere che veramente inizino delle nuove collaborazioni, che questo sia roba del passato, diciamo così, e che qui inizi qualche cosa con qualcuno di nuovo, perché comunque avete un imperatore qui, avete una stabilità, avete un giro di amicizie e di conoscenti anche che io credo vi possano aiutare in quello che è questo nuovo inizio. Sì, ad agosto state bene, siete impegnati a festeggiare, a organizzare il futuro, mi verrebbe da dire. E poi con la carta del matto andiamo a vedere, perché la carta del matto parla di fare il salto di fede, quindi secondo me verso settembre vi buttate in quello che è questo nuovo progetto. Abbiamo la carta della torre al contrario e il sole al contrario. Sì, ancora non completamente. C'è questa voglia di buttarsi, questa voglia di iniziare qualcosa di nuovo, ma morte e torre al contrario, ragazzi. E qui c'è il bambino, c'è il sole che rappresenta il bambino interiore. Quindi sento che qui si tratta di fare anche il matto, rappresenta il bambino interiore. Quindi qui si tratta veramente di... Io credo che si tratti di amor proprio, perché all'inizio avevamo il diavolo, a me questo diavolo mi è rimasto impresso, come inizio carta non è, cioè come inizio stesa non è proprio bellissimo, sinceramente. Però qua non vedo tutta questa tossicità. Sì, ok, probabilmente c'è qualche cosa da tagliare, qualche sicurezza che deve essere ridimensionata, c'è del lavoro da fare sul bambino interiore, perché quando c'è il diavolo si parla di carenza di amor proprio. Andiamo a vedere il 3 di spade. Però io in realtà tutta questa tossicità mese per mese ancora non la vedo, poi magari dopo viene fuori. Allora abbiamo il Papa al contrario, un asso di denari al contrario che avevate già qui e un 3 di bastoni che avevate già qui. Quindi qui si tratta di qualche cosa che non vi viene riconosciuta. Di nuovo c'è un 3 di bastoni e un 3 di bastoni. C'è qualche tipo di perché potrebbe essere un viaggio, una collaborazione. C'è qualche tipo di viaggio che si dovrebbe fare e credo che non si faccia, perché comunque un viaggio, uno spostamento, un progetto, perché comunque anche l'asso di denari qua è il contrario. Quindi è come se voi ci mettesse tutto l'impegno per far funzionare questa cosa, che sia il progetto, che sia... però causa forze esterne c'è qualcosa che non va. Andiamo a vedere il re di bastoni, regina di coppe, 10 di denari e re di spade un'altra volta. Allora, per molte persone rappresenta il partner o la partner, ok? Perché comunque è spiegato di nuovo da un altro re di spade, dalla regina di coppe e soprattutto il 10 di denari che parla proprio di famiglia, di gruppo. Se per voi non risuonasse con famiglia potrebbe anche essere un gruppo di amici, ok? Andiamo a vedere il 5 di spade. Di nuovo il cavaliere di coppe e la regina di spade al contrario. Qui sono usciti re e regina di spade. Quindi per molte persone si può parlare di quello che è un'unione per destino, un incontro per destino, perché comunque il 2 di coppe mi parla di incontro, di compromesso, di accordo. Però qui quello che mi lascia perplessa è il fatto che il cavaliere di coppe sia al contrario, così come anche la regina di spade. O non sta arrivando il tipo di offerta che vi state aspettando, oppure vi fanno qualche tipo di offerta che un po' vi destabilizza, io credo. Credo che per molte persone si tratti di accettare qualche cosa che non vi va giù, perché avendo la regina di spade al contrario si parla di perdita di potere personale e perdita di chiarezza mentale, ma in effetti lo vedo anche qui con il 5 di spade, quindi fate attenzione alle persone che entrano, ragazzi. Quello che vi posso dire è che se questo re di spade dovesse rappresentare una persona nuova, a me c'è questo diavolo che ridonda, la principessa di spade che parla sempre un po' di controllo, quindi ecco, forse fate attenzione, perché comunque la carta del matto è vero che parla di genuinità, ma parla anche di ingenuità,
Quindi la carta della forza mi fa capire che comunque in questo momento avete il cuore espanso, mi viene da dire, avete il cuore aperto, quindi fate attenzione, ecco, a non farvi manipolare. E quello che vi posso dire, perché qui c'è un attaccamento e qui c'è una sorta di proposta, diciamo così, che non arriva. Quindi sento che per certi versi è come se qualcuno qui stesse aspettando, perché lo vedo anche qui, lo vedo anche qui. È come se qualcuno stesse aspettando che fosse l'altro a fare un passo. Ehm mh. Scusate, volevo vedere se riuscivo a dirvi ancora qualche cosa di più. Datemi un'altra carta per il cavaliere di coppe al contrario. Fatemi capire che cos'è questa offerta, questa proposta, questa cosa che aspettano. Un incontro, un'azione e poi abbiamo il 7 di coppe, ragazzi, che parla di o possibilità o illusioni. In questo caso, essendoci un 5 di spade come carta principale, direi che sono le proiezioni della mente, okay? C'è qualche cosa che voi state proiettando nell'altro, che potrebbe essere il fatto che voi vi aspettate una proposta e potrebbe essere una proposta di matrimonio, per qualcuno, perché comunque abbiamo il papa al contrario. O di andare a convivere, per esempio. Nel caso non abbiate nessuno e questo re di spade entri nella vostra vita, verso fine anno, ecco, fate attenzione, come vi dicevo prima, alle proiezioni del 7 di coppe, Bene, un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore per gli amici del cancro. Voilà. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo ed avere fiducia ti porteranno l'amore. Quindi qui si tratta di rimanere sintonizzati su vibrazioni, su frequenze positive. Giustamente se attiriamo l'energia che emaniamo, per attirare l'energia dell'amore bisogna essere in quell'energia, vivere e vibrare in quell'energia. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Non è malaccio, non è malaccio. L'unica cosa è che dovete fare attenzione a non farvi condizionare. O se questo diavolo rappresenta voi, fate attenzione a non peccare di troppo controllo, perché poi così davvero diventa condizionamento. Ecco, l'unica cosa, state un pochettino attenti alle aspettative deluse di ottobre, perché potrebbe essere che vi salti un viaggio. Però guardate, io credo che questo 5 di spade, sia riferito semplicemente a quelle che sono le vostre proiezioni, perché le stelle comunque, si vedono di notte. Di notte la luna e beh, adesso le stelle no, però la luna è brilla di luce riflessa del sole, okay, quindi qui anche con il 7 di coppe si tratta proprio di quello, di non proiettare la vostra luce sulla situazione, cioè di non vedere solo un lato della situazione fondamentalmente. Ci sono varie possibilità da considerare. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura vi abbia aiutato in qualche modo. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.